Ecco il settimo episodio della vloggata filippina, la serie in cui racconto il mio viaggio in questa nazione. Nell'episodio di oggi troverai un po' di ludopatia, la Big Lagoon, la zuppa con i muratori e tanto altro. Il contatore delle spese è arrivato a circa 1050 euro, senza cincischiare andiamo alla vloggata. È il momento di abbandonare Baguio, città che insomma sono partito con aspettative basse ma in realtà mi ha sorpreso. Ho preso anche questo souvenir. Adesso vado verso l'aeroporto di Clark che si trova a circa 3-4 ore da qui per raggiungere la prossima destinazione che sarà l'isola di Palawan. C'è questo terminal dei bus ed è sotto l'SM Mall, molto facile da trovare. Bisogna cercare gli uffici della compagnia Genesis, che è quella che porta all'aeroporto di Clark. Ci sono solo 3 bus che portano all'aeroporto, che sono questi 3. Uno di quei bus larghi, figata. Arrivato all'aeroporto di Clark, pranzettino più triste della storia, un'insalata con kebab di pollo. Guarda quanto è interessante l'aeroporto di Clark, il soffitto in legno, c'è anche odore di legno qua dentro. Sembra di stare in una baita di montagna. Bello fare tutte le costruzioni fighe, poi ci vuole quello che va a spolverare, a togliere le ragnatele, che sembra che sia passato Spider-Man da lì. Guarda che roba, non ci avevo fatto caso. Si sblocca un'altra compagnia, Air Swift, si vola con l'aereo di Pablo Escobar. Cazzo è qua? Red Carpet, il Pasillo de Honor. Atterrato nell'aeroporto di El Nido. Adesso mi dirigo verso l'hotel e cerco un modo per arrivarci. Ci sono dei tuk-tuk a prezzo fisso, 400 per arrivare dove dormo. Spiaggia di Coron Coron. Qui si aprono nuove frontiere della ludopatia. Allora lui tira giù quei cubotti, devono puntare prima sul colore che uscirà. Penso che sia così il gioco più o meno. Lui si vede proprio che è il ludopatico perso. Non male anche questo, che lanciano delle palline dentro questo cono che vanno a finire su delle carte su cui penso che puntano precedentemente. Bello ampliare gli orizzonti della ludopatia. Il signore che sta tentando una pesca a rete arriva. Gli stanno indicando dove sono i pesci, che sono qua. Grande vecio. Ah, ci mancava anche la puttanata degli ombrelli. Appena sono arrivato in questa città mi è scattata l'ignoranza e mi è venuta anche voglia di pizza. Pizza pepperoni sia. Però ha una gran bella faccia, Giornata di escursioni qua è il Nido, nell'isola di Palawan. C'è un po' di casino, tantissimi occidentali ieri sera, realtà completamente diversa rispetto a Baguio. Ma adesso faccio le classiche attività che si fanno al Nido. Ci sono 4 tour, si chiamano Tour A, B, C, D. Io ho scelto di fare il Tour A perché vedendo un po' le immagini sembra quello in cui ci sono più cose interessanti per quelli che sono i miei gusti. Tutti i negozietti vendono questi tour, io ne ho preso a caso perché mi sembra proprio che tutti cercano di fregarti, i prezzi più o meno sono quelli, quindi non ne consiglierei uno piuttosto che un altro. Il tizio che mi è venuto il tour mi porta adesso al punto d'incontro. Questa è la spiaggia di El Nido di giorno. Questa è una piccola panoramica giusto per far capire quanta gente c'è per fare questi tour. Siamo partiti con il ragazzo pronto a guidarci in questa avventura. Questa è la barca, siamo all'incirca una ventina di persone. In your snorkeling time, don't touch any kind of marine life because sometimes I get a danger in poison, like me or her. Just kidding. Questa è la prima tappa, Seven Commandos Beach. Mannaggia, si è annuvolato, peccato. Adesso cambiamo destinazione, sarà Big Lagoon la prossima. La situazione è questa, ci sono questi che noleggiano i kayak e di là si può raggiungere la Big Lagoon. Per nulla male, sì, qua. Wow, che acqua. Abbiamo noleggiato il kayak, sono qui con un ragazzo americano. E questa è la Big Lagoon, bellissima. Molto affollata perché ci sono tante persone lì. Anche un po' Signore degli Anelli questo pezzo. È pieno di persone, è vero, però che figo che è. Abbiamo raggiunto questo punto con delle mangrovie, qui l'acqua è un po' più torbida. Siamo entrati in questa specie di grotta. Nel tour c'è incluso anche il pranzo in barca. Sono dei gamberi, queste sembrano patate con del mais, pollo adobo, quindi quello fatto con la salsa di soia, pescione alla griglia, fried chicken, quindi pollo fritto
ovviamente una badilata di riso, un frutto non meglio identificato, sembra un incrocio tra un ananas, un'arancia e delle banane. Ah sì, scoperchia tutto come un pazzo, vai così. Siamo arrivati alla Secret Lagoon, che di Secret ha ben poco perché questa è la fila per entrare. Sinceramente non me ne frega un cazzo di entrare qui dentro. Vado ad aspettare lì dove c'è la spiaggia. Invece è molto interessante questa spiaggia, sicuramente meno intasata di persone rispetto a quelle che abbiamo visto prima. Circondate da rocce, palme meravigliose. Non voglio sapere quanto sono bruciato da 1 a 10 in questo momento. Esperienza bella, nonostante ci siano tante persone, si riescono a trovare dei momenti in cui puoi stare tranquilla. Adesso sono tutti in coda per entrare in quella Secret Lagoon e questa spiaggia è deserta invece. Mi aspettavo un'esperienza turistica, però è un'esperienza turistica, però tutto sommato è comunque piacevole. Siamo tornati all'escursione, sto un po' all'ombra e sono venuto nella spiaggia di Koron Koron, è quella da cui si vede meglio il tramonto. Mi è venuta voglia di scassarmi un kebab, shawarma pita. È tutta insalata. Ho noleggiato un altro motorino e farò un po' come ho fatto a Bohol, qui un po' per la parte qui nord dell'isola di Palawan. Come prima tappa direi un bel giro al mercato di El Nido. Vendono un po' di pesce, lì c'è un tizio che sta dormendo sull'amaca, tutto meravigliosamente bello. Il posto è abbastanza zozzo, ma non c'ha un cattivo odore di pesce come mi aspettavo. Consiglio di non venire in infradito perché mi sto insudiciando tutti i piedi di acquetta di pesce. C'è anche la zona macelleria. Scemi noi che teniamo la carne al fresco nei frigoriferi, non ce n'è assolutamente bisogno. Classiche zampette e faccia di porco, non manca mai. Il migliore però è lui, la mascotte, grande. Ieri mi sono completamente bruciato il collo e la testa anche. Uso questa asciugamano come se fosse una sciarpettina. Sono arrivato alla spiaggia di Nakpan, ho parcheggiato qui il motorino, 20 pesos a questo parcheggiatore foggiano abusivo. Non so se sarà l'unica tappa di oggi, però intanto inizio a vedere questa spiaggia. Beh, bisogna dire bruttina, ma che mare c'è qua? Pazzesco. Mare assurdo, sì. Qualche isoletta di fronte, molto più tranquilla rispetto alle spiagge di El Nido, senza tutte quelle barche, tutte quelle persone. Mi sembra un idiota conciato così? Probabilmente sì, però comunque mi sto godendo questo posto. È talmente bella questa spiaggia che penso proprio che passerò qui la giornata o gran parte della giornata. Ho assolutamente bisogno di ombra, invece del lettino con l'ombrellone ho deciso di prendere un'amaca, 250 per la giornata. Pranzo qui in spiaggia, ho preso un bel sandwich di pollo, questa è la macedonia, l'ho provata ieri, è anguria gialla, ho preso anche un succo molto simile all'anguria normale come gusto, quindi anguria gialla, banana, ananas e mango. Tecnicamente questo è anche l'ultimo tramonto che mi vedo. Me lo vado a vedere alla spiaggia di Koron Koron, dove ero ieri, che mi è piaciuto molto da lì. Ultimo giorno, ti faccio vedere la camera. Abbastanza semplice, letto, divanetto e tavolino. Aria condizionata, un bel plus. Il bagno con cagoccia a binario. Binario destro con il cesso, quello di sinistra con la doccia. Sarà l'ultima cagoccia che vedrò per un po' di tempo, sono dispiaciuto di questa cosa. E qua ovviamente anche lavandino e specchio. Giornata piovosa tra l'altro, quindi non molto da fare. Si è creata una situazione divertente. Ci sono sti ragazzi, io sono dei muratori e un ingegnere anche. Sono in pausa perché con la pioggia non riescono a lavorare, quindi sono andati a raccogliere dei cocchi. E buco! Stanno raccogliendo qua cocchi da queste palme. E in più si stanno godendo anche un po' di gin, quello che ho bevuto anche con Tiziano. Per gli appassionati di cantieri, il capomastro qua, he's the boss, you're the boss, right? Sto facendo vedere il cantiere. Tra un paio d'anni questo sarà un hotel. Mi ha detto che ci sarà la piscina lì in mezzo tra i due edifici. Qua c'è tutto il materiale, c'è lui che si sta facendo un pisolino. Adesso non c'è la pioggia forte, in realtà c'era mezz'oretta fa, però quando c'è la pioggia forte si fermano, si fanno il loro bagnetto al mare, si bevono un po' di gin e vanno a prendere direttamente lì sopra delle noci di cocco per berle insieme al gin. Sto facendo anche vedere come sarà il progetto una volta finito. Lui è l'architetto mezzo filippino mezzo cinese, sarà il Bipod Hotel di El Nido. Troppo tenero che mi sta facendo fare il giro del cantiere. La ruspa.
Adesso si sono messi tutti a ricercare quale conchiglie. In queste conchigliette ci sarà dentro qualche mollusco che ci fanno una zuppa. Oh, troppo simpatici, sono quasi dispiaciuto che tra 3 ore devo prendere il bus per andare a Puerto Princesa e poi ritornare in Italia con il volo da Manila. Siamo arrivati a un quantitativo importante di conchiglie. Ci hanno portato dei contenitori che non so da dove hanno preso e stanno travasando tutto di là. Allora, qui nel cantiere adesso stanno preparando la zuppa. Come ingredienti ci sono lo zenzero, il sale, una cipolla. E poi c'è questa pianta che non ho mai visto prima. Alungai. Malungai. Pianta che chiamano malungai, non sanno dirmelo in inglese. Non l'ho mai vista utilizzata come ingrediente. Che buon odore di zenzero che c'è. Lo chiamano luya. Giustamente non hanno coltelli, lo spela con il cucchiaio. C'è una cosa che ho imparato da questo viaggio nelle Filippine: che i coltelli sono sopravvalutati. Si può vivere senza, solo con dei cucchiai. Cipollina tagliata, zenzero tagliato. Adesso sta tirando via le foglie di questa pianta. Hanno il bollitore del riso praticamente che lo usano come pentola, tutto elettrico. Considerato che per le prossime circa 16-20 ore sarò in viaggio su un aereo, non so quanto sia un'idea saggia assaggiare questa zuppa. Il rischio cacata a spruzzo è davvero dietro l'angolo, però la stanno preparando apposta per me, quindi mi sembra brutto non aspettare e rifiutare. L'olio nella pentola c'è, zenzero e cipolla per il soffritto. Vai di conchiglie dentro. C'è un profumino veramente fantastico. Ci mette come condimento questo tipo dado Knorr di pollo. Questa roba che non ho mai visto prima, lo chiamano Ajinomoto. Non è sale, è un'altra roba. Sì. Allora, assaggio della zuppa. Che buona, madonna santa. Forte gusto di zenzero. Tasty. Spettacolo. Ah, l'impiattamento da Masterchef, vai così. Hanno fatto la ciotolina per me, se la scassano direttamente dal contenitore in plastica grande. Vai ragazzi, gustatevela. Veramente deliziosa questa zuppa. Sapore di mare ma misto con un forte sapore di zenzero. Veramente buona. Adesso l'obiettivo è non cagarsi addosso. Chiedo al mio stomaco di assistermi in questo momento. Mi faccio una bella colazione filippina. Di solito consiste in piatti con riso, uovo e una tipologia di carne diversa. Silog si chiama questo tipo di piatto. Prendo il tosilog con il tosino, che è carne di maiale un po' dolce. Eccolo qua, tosino, riso con l'aglio e uovo. Viaggio finito, adesso è il momento di andare verso Puerto Princesa, dove c'è l'aeroporto, e prenderò un volo per Manila. Raggiungerò Puerto Princesa con questo van, che sono diversi che partono dai Niger. Si torna a Manila con Cebu Pacific. E la madonna, che scala complessa! E da Manila si vola a Muscat, la capitale dell'Oman. Direi che possiamo passare al riepilogo delle spese.